Dopo il successo Per un pugno di dollari, nella stagione cinematografica successiva, il 65-66, se ne realizzarono ben 90 e ancora dopo, tra il 67 e il 68, oltre 100. Poiché i film stavano girando su 3 continenti, facendo incassare produttori e distributori, servivano nuovi registi. Vennero reclutati anche chi aveva ormai un'esperienza ventennale del cinema, aveva attraversato il neorealismo, sarebbero stati ben presto chiamati maestri del cinema italiano. Anche loro ne fecero uno o più western, un po' si vergognavano e talvolta misero un nome fittizio, giocando sul proprio nome, storpiandolo. Perché lo fecero? Avrebbe detto Billy Wilder in un celebre titolo: non per soldi, ma per denaro. Mario Bava era stato direttore della fotografia, un maestro degli effetti speciali fatti con 4 cose. Aveva lavorato con Rossellini, con Comencini, con Monicelli, con Steno, con Montaldo, ed eccolo nel western. Ma prima, nel 1960, aveva spalancato la porta all'horror italiano con un film grandioso, La maschera del demonio. La maschera del demonio è veramente un film dalle emozioni straordinarie. Qualche anno dopo, prima di fare anche i Peplum, aprì la finestra sulla fantascienza all'italiana con Terrore dallo spazio profondo. Ed eccolo nel western con Ringo nel Nebraska. Ringo nel Nebraska era interpretato da Ken Clark, quello noto per essere l'agente 077 nel filone dello spionaggio italiano che clonava in fondo il successo di 007. Dove sono i 50.000 verdoni? Non mi fido di te. Ringo nel Nebraska avrà svariati titoli perché verrà rieditato più volte, e uno dei più buffi e divertenti è Preparati a morire, Ringo nel Nebraska. C'è Sartana. Tinto Brass, da giovane, va a Parigi, fa il montatore e l'aiuto alla Cinémathèque Française, l'aiuto di Rossellini nel Generale della Rovere, il montatore nel suo lunghissimo documentario India, e poi monta i documentari di Joris Ivens, il più grande documentarista del secondo Novecento. Senta, le piace quella scultura? Esce nel 1962-63 con un film di montaggio, si chiama Chi lavora è perduto. Non girerà, lo rimonterà più volte, però poi si inserirà nella commedia all'italiana facendo 2 episodi dei film collettivi, Il disco volante con Alberto Sordi e anche La mia signora. Poi eccolo nel western con Yankee, un film molto diverso e molto strano da quelli che si giravano allora, con Philippe Leroy e anche Adolfo Celi, il grande Concio. È un film veramente molto curioso, montato tra l'altro come se fosse un fumetto delle strisce che allora vendevano 500.000 di copie ogni 15 giorni, quelli di Tex Willer, anche se lui poi
poiché nella diffusione all'estero gli rimontano il film in modo diverso, non lo riconoscerà appieno. Anche Damiano Damiani, che pure era un regista impegnato, aveva messo in pellicola racconti e romanzi di Moravia, Elsa Morante ed altri scrittori italiani, e Sciascia soprattutto con Il giorno della civetta, e poi eccolo nel western con un film che si chiama Kill Sam, che sarà Vieni Costanti! riguarda la rivoluzione messicana, anche se è sostanzialmente confusa con quella del 1917. Il ruggito di 1000 fucili riecheggiava pauroso tra valli e sierre. Poi ne farà qualche altro, ma anche questo è un film anomalo rispetto alla produzione che ormai è seriale dei western all'italiana. Giorgio Ferroni si firma con Calvin Paget nei suoi western. Poi aveva fatto 2 film grandiosi nella stagione del neorealismo come Pian delle Stelle e Tombolo, un paese nero. Se tu fossi come tutti gli altri, non staresti su in montagna a fare il capo partigiano. Poi aveva fatto anche dei peplum ed eccolo nel western, ne farà diversi, ma il più significativo è non solo i film girati con Giuliano Gem, ma Il pistolero segnato da Dio. Perché? Perché scopre un attore che di western in seguito ne farà oltre 30, pseudonimo Anthony Steffen, in realtà era nato a Roma, era di origine brasiliana, ma la sua famiglia, il padre, era l'ambasciatore brasiliano. Il film è anche questo interessante e notevole. Si vede la mano del regista. Franco Giraldi, che si firmerà Frank Garfield, era stato negli anni 50 il critico cinematografico dell'Unità. Aveva cominciato il cinema con Montaldo, Comencini, Rossellini e poi eccolo a dirigere la seconda unità di Per un pugno di dollari di Sergio Leone. E uno sforzo produttivo ancora maggiore vi presentano un altro super western. Il successo viene da un film veramente molto curioso che si chiama 7 pistole per i McGregor, a cui seguirà 7 donne per i McGregor. Ma che cos'è questo film? Non è altro che il western americano di 7 spose per 7 fratelli. Il parmense Mario Lanfranchi è un personaggio a tutto spessore tra gli anni 50 e gli anni 60. Lavora per la televisione, porta la lirica in televisione, aveva sposato Anna Moffo, che era la più famosa lirica italiana. Fa di tutto, organizza eventi, gira 4 film. Uno di questi è un western, si chiama Sentenza di morte, ma non ci sono degli attori comuni, c'è Thomas Millian, Adolfo Celi. È un cult e perché questo personaggio non viene mai colpito, gli sparano, ma lui non muore mai. Insomma, è un morto vivente, è uno zombie geniale.